Sì ragazzi, ciao a tutti, io sono James, bentornati su Winter Quartering. Oggi andiamo a farci una partitina, questo Storm over Jerusalem, The Roman Siege, dai che andiamo! Ed eccoci qua, Storm over Jerusalem, gioco di Multimap Publishing, uscito nel 2023 quest'anno. Game developer, Ray Farrell, nome di Sword of Rome, Time of Crisis e ultimamente anche di Barracks Emperors di GMT, quindi uno che ha le mani in pasta. E game designer è Scott Blanton. Andiamo subito a vedere cosa troviamo dentro la scatola. Un manuale composto da 12 pagine, un mazzo di carte, 4 dadi a 6 facce, 2 per colore, ovviamente classico bigliettino di MMP, 2 fogli di counter, 2 player aids colorati e double sided, nonché la nostra mappa di gioco. Ok, abbiamo stappato il gioco, siamo subito pronti, andiamo a fare una partita, vediamo un po' come funzionano le cose. Intanto vediamo subito la mappa divisa ad aree, che rappresenta la città di Gerusalemme. Gioco per 2 giocatori, ovviamente un giocatore terrà i giudei, gli antagonisti sono dei romani in questa grande ribellione, l'altro terrà il giocatore romano, unità rosse per il romano che vedete in giro qua, blu. Ma attenzione anche viola, signori, per il giocatore giudeo, perché c'erano delle spaccature anche all'interno della stessa ribellione. In particolare, per esempio, questi qua con le unità viola stanno a rappresentare i zeloti, guidati da John di Scala, che erano la fazione più estremista, erano chiamati i sicari, è proprio da qua che deriva il termine, quindi immaginate, erano proprio tremendi, dovrebbero essere stati. E comunque insomma è stata tutta una gran bella gatta da pelare, spaccature dentro la stessa fazione, perché è stato anche uno dei motivi per il grande scoppio della ribellione in tutta la provincia, perché i governatori romani, poi netti un po' disinteressati, reprimevano a un certo punto tutti in egual maniera, quindi hanno esasperato le cose fino al boom finale. Comunque la presa di Gerusalemme da parte di Tito, delegato da Vespasiano, che intanto era andato a reclamare il seggio imperiale nell'anno dei 4 imperatori, quindi c'era un po' tutto di casino circostante. Comunque questo è stato uno degli atti finali, anzi l'atto finale della ribellione, poi sedata, però questa è sempre stata una zona problematica, sarà sempre una zona calda nella storia dell'impero. Ma veniamo a noi, dai, non divaghiamo. Allora, mappa ad aree, un gioco semplice nelle meccaniche, nelle regole. La serie Storm Over, che comprendeva Storm Over Stalingrad, Storm Over Dien Bien Phu, Vietnam, quindi adesso ci porta nel mondo antico su questo grande episodio che è anche abbastanza affascinante, poco trattato, diciamo. Come si vince in questo gioco? Tanto vediamo qui
un contatore dei turni. La partita può durare al massimo fino a 8 turni, potrebbe finire prima al turno settimo con il gioco di una carta per il giocatore giudeo specifica, perché sì ragazzi, ci sono anche carte, un mazzo apposito per il romano, dorso rosso, mazzo apposito per il giocatore giudeo, dorso blu. Quindi la partita dura al massimo 8 turni, se nessuno vince prima si va a vedere chi avrà totalizzato più punti. Il romano ha la possibilità di vincere immediatamente se controlla entrambe il palazzo di Erode e il Grande Tempio, insomma la zona del Grande Tempio, che storicamente poi è stata distrutta e saccheggiata perché è stato un episodio abbastanza cruento, esasperante, insomma l'assedio di questa città. Come si fa ad avere il controllo di un'area? Poi vedremo meglio, ma in sostanza bisogna avere una propria unità sopra e non deve essere presente nessuna delle unità dell'avversario. Altri modi per fare punti, sempre riguardo queste due aree che sono le più appetitose, diciamo. Per ogni turno nel quale un giocatore detiene il controllo di una di queste aree guadagnerà un punto. Quindi al momento, all'inizio della partita, queste due aree sono controllate dal giocatore giudeo, quindi se il romano finché il romano non le prende, il giudeo totalizzerà 2 punti a turno, uno per questo, uno per quello. I punti vengono conteggiati alla fine di ogni singolo turno. Un altro modo per totalizzare punti per il giocatore giudeo però è avere il controllo dell'intera perimetro della città, anzi dell'interezza della città, tutte le aree all'interno della città. Vediamo qui la grande cinta muraria, no? Gerusalemme esterna, va bene anche una interna, ma vediamo la città è delimitata da questa. Al momento, all'inizio della partita, ovviamente tutte queste aree sono in controllo del giocatore giudeo. Vediamo le aree sono delimitate a queste belle lineone qua, ma anche da sezioni di mura. Quindi finché il romano non cattura almeno un'area, quindi dovrà farlo in fretta, magari nel primo turno, almeno una, il giocatore giudeo continuerà a totalizzare un punto a turno. Altro modo per fare punti, ragazzi, è ovviamente bisogna eliminare queste forze avversarie. A fine partita, per ogni due unità che un giocatore avrà eliminato, riceverà un punto. Poi l'ultimo modo per fare punti, questo invece specifico per il romano, riguarda questi due signorini qua, il signor John di Giscala e il signor Simon Bar Zora, che è leader della fazione blu, insomma quella più moderata, diciamo moderata tra i ribelli e quelli i più fanatici, no? Questi due leader possono essere utilizzati durante il turno del giocatore giudeo e proprio essere assegnati a una determinata area specifica per magari potenziare l'attacco o il fattore difesa di certe unità, oppure per farle agire assieme, perché vedremo che il giocatore giudeo avrà qualche difficoltà di movimento perché queste due fazioni sono spaccate, cioè non è possibile attivare unità di colore differente all'interno della stessa area, bisogna sempre scegliere. Però se noi assegniamo uno di questi due leader, i leader congregano, fanno comarò con tutti quanti, quindi si possono utilizzare assieme, magari facendo così lo assegniamo. Una volta che un leader è assegnato in uno dei turni non può più essere rimosso fino alla fine del turno. Cosa succede per il giocatore romano? Per ogni turno in cui uno dei leader non è assegnato dal giocatore giudeo, perché magari o si dimentica, difficile, o non ha la possibilità a volte, o più frequentemente magari perché è stato eliminato, perché si possono eliminare, il giocatore romano guadagna un punto per leader che non è stato messo nella mappa, che non è presente nella mappa. Quindi se li elimina tutti e due continua a fare 2 punti fino alla fine partita. Se ne elimina uno, un punto per ogni turno fino alla partita, oppure vabbè, se il giocatore giudeo non li mette per qualche ragione, comunque è un punto per leader non messo. Questi sono i modi per fare punti. Quindi corsa contro il tempo dentro gli 8 turni per il romano per fare vittorie istantanee fregandosene dei punti, oppure andiamo fino alla fine e vediamo di fare qualche punto. All'inizio di un turno cosa si fa? Prima roba si pesca carte, ognuno ha il proprio mazzo. Quante carte peschiamo? Ce lo dice il turno in corso. Nel primo turno il giocatore giudeo ne pesca 3, il romano ne pesca 6. E vediamo che è un po' più di risorse, ma vediamo queste aree qui. Ci sono 2 aree nella mappa, la prima è questa, la seconda è qui nella parte sud, il sud della mappa è questo qua alla mia destra,
Plus one card, cosa vorrà dire? Che chi ha il controllo di quell'area in questo momento della partita pesca una carta in più e ha un +1 anche nel limite della mano in generale. Quindi il giocatore giudeo non ne pesca 3 ma ne pesca 5, ne pesca. Come si sviluppa un turno? Partendo sempre dal giocatore romano, perché insomma dovrà anche fare qualcosa, è lui che attacca, e andando avanti alternandosi c'è la possibilità di eseguire un'azione che consiste in o attivare una area oppure giocare una carta, ok? Quindi non è un card driven che devo giocare ogni turno per forza una carta per fare qualcosa, ho delle varie opzioni. Le carte sono fatte più o meno così. Titolo, va bene, hanno un evento, quindi magari seguiamo quello che c'è scritto qua, oppure possono anche essere giocate per questi punti qua. Cosa servono a fare questi punti qua? Per il giocatore romano servono a costruire queste simpatiche siege tower qua, che sono presenti in valore 3, ma li abbiamo anche in valore 2 o anche da 1. Ok, queste possono essere piazzate in un'area che controlliamo e ovviamente posso usare questi punti per o piazzarne una da 3 oppure posso piazzarne anche 3 da 1, magari in 3 aree diverse, oppure posso anche fare un upgrade, magari portare una torre da 1, portarla a 3 e così via, mi distribuisco questi punti qua. Ovviamente 3, ci sono anche carte che hanno 2 di questo valore oppure che non ce l'hanno affatto. Invece cosa può fare? Vediamo qua questa, che roba, vediamo qua anche il valore per la carta del giocatore giudeo. Lui lo può utilizzare per riparare sezioni di mura. Vediamo un attimo queste mura qua come sono fatte. Vediamo che all'inizio ogni sezione di mura ha un quadratino con un +4. C'è un +4. Questo è un valore di protezione che aumenta la difesa in caso di assalto, ma queste cose qua ovviamente possono anche essere danneggiate, quindi magari andrà messo un +3, possono scendere a +2, a +1, fino a che non c'è un breach, cioè una breccia, hanno fatto irruzione. Utilizzando questi punti qua della carta il giocatore giudeo può riparare le mura, ad esempio portando questa da breach, può portarla a 2. Non può mai tornare però a +4 una volta che si è formata una breccia, quindi al massimo la potrà riportare a +3. Ragazzi, per fare questa cosa bisogna spendere un'unità. Spendere significa girarla e precludere una futura attivazione per un'unità nell'area adiacente alla sezione che si vuole riparare. Si possono riparare anche più sezioni insieme, tipo vuole riparare questa e questa, però in questo caso qua dovrebbe spendere 2 unità. Comunque il concetto fondamentale di questo gioco qua qual è? Le azioni si possono compiere, a parte eventi delle carte speciali, sono molto semplici. O mi muovo, quindi vado da un'area ad altre aree osservando i limiti di movimento che poi vedremo, oppure attacco la gente nella mia stessa area, oppure faccio un assalto, che è praticamente un'azione combinata di movimento più attacco. Però ogni volta che faccio una cosa, che attivo unità, poi le devo spendere, quindi per tutto quel turno non le avrò più a disposizione. Okay. Praticamente l'attivazione è spesa dell'unità, il fondamento del tutto. Ultima cosa che possiamo dire è che ogni area ha un limite di stacking, che per il romano equivale a 5 unità, mentre per il giocatore giudeo equivale a 6. Stavamo dicendo, i giocatori andranno avanti a compiere azioni, quindi o gioco carta o attivo area, o una cosa mi permette di fare entrambi tramite la carta, magari. Prima il romano, poi il giocatore giudeo. Però c'è la possibilità anche di passare. Allora, il giocatore giudeo può passare ed è indolore. Quando il giocatore romano passa, il turno finisce, a meno che il giocatore giudeo decida di scartare una carta dalla propria mano per poi compiere un'azione. A quel punto là, allora il giocatore romano gli verrà concessa di nuovo l'opzione di continuare il turno, però può anche ripassare, quindi sta sempre quando il romano passa, in genere il turno finisce, a meno che il giocatore giudeo decida altrimenti e scarti una carta per fare qualcos'altro.
ok? Alla fine del turno c'è tutta una trafila di roba da fare, che comunque ragazzi abbiamo il nostro comodissimo player rates qua, vedete che bello, anche colorato. Dobbiamo fare tutta sta trafila di passi qua che è abbastanza agile. Sostanzialmente andremo a verificare un po' di robe, potrebbero entrare i rinforzi, perché questi qua sono i campi fortificati, no? Agli angoli della città, vediamo, cioè uno per angolo. Poi andremo, ragazzi non è così semplice, perché si va anche a verificare una storia delle supply, no? I rifornimenti qua, se come sono presi dentro la città, perché potrebbe stringersi la corda. Dopo c'è tutta una procedura da fare che magari vedremo più avanti, quando sarà il momento. Sostanzialmente la conseguenza magari che questo livello potrebbe alzarsi e potrebbe incidere il giocatore giudeo, che magari è obbligato a mettere su qualche area un segnalino out of supply. Questo cosa fa? Preclude ad eventuali unità spese durante il turno di ricaricarsi, rigenerarsi. Quindi è un po' una seccatura, limita le azioni e le possibilità di manovra e di attivazione delle proprie unità. Quindi da vedere anche questo. Dai, andiamo avanti e cominciamo a giocare, vediamo le cose man mano. Quindi tocca al giocatore romano e giocherà questa carta qua per il suo valore di punti operazione. Con questo andrà a piazzare una siege tower qui da 2, ok? Insieme a questi signorini qua. Controlla l'area, quindi è a posto. Avremmo se no potuto piazzare 2 siege tower da 1 in 2 aree differenti, però va bene così. Il giocatore giudeo decide di attaccare con queste 3 unità qui nella parte est della città e le unità romane nell'area adiacente qui, e assegnerà anche un leader per farlo, il nostro buon Johnny Giscard. Possiamo attaccare da questa area senza doverci muovere, perché qui abbiamo 3 unità, vedete, che hanno armi da lancio, sono unità leggere. Le unità sono di 2 tipi, sono queste che hanno sti giavellotti, robe fastidiose. Poi ci sono questi, vedete, che invece sono magari dei guerrieri appiedati. Andiamo a vedere come si attacca. Anatomia di un counter, vediamo che hanno 3 valori. Il primo in alto è il valore d'attacco, quello al centro il valore di difesa, quello in basso il valore di movimento. Questo numero qui invece è per il setup. Vedete che ogni area infatti, vedete, ha un proprio numero 16, la piazzo inizio partita sull'area 16, quindi proprio un fiore, fate presto. Per attaccare allora bisogna sommare i nostri valori d'attacco, che sono 3, ma abbiamo un +2 perché abbiamo piazzato il nostro Johnny qui, quindi abbiamo un 5. A questo 5 prendo un bicchiere, ragazzi, non è per bere grappa purtroppo, ma mi piace tirarci i dadi perché è comodo, e si tirano 2 di 6, quindi abbiamo fatto un 7, ragazzi. 7 più 5 quanto fa? 12. Dobbiamo confrontare il nostro bel 12 con il valore di difesa dei nostri qua poveri legionari. Allora, il valore di difesa come si determina? Si prende l'unità con la difesa più alta, in questo caso vediamo che c'è un 9, quindi 9 è il valore più alto. In più, se controlliamo l'area in cui ci difendiamo, in questo caso sì, dobbiamo aggiungere il fattore di difesa dell'area. Le aree sono di 3 tipi, si distinguono per il colore del nostro cerchietto, vedete? In questo caso un'area verde ha un +1 di difesa, però potrebbe avere anche un +2 o un +3 alcune aree all'interno della città, vedete? Quindi praticamente è un +1, loro hanno 10 il nostro fattore di difesa. Il fattore d'attacco abbiamo visto che era 5 più il nostro 7 dei dadi, 12. La differenza tra 12 e 10 è 2, quindi passano 2 danni. Adesso qua, come si assorbono i danni? Ci sono varie possibilità. Allora, una cosa per assorbire il danno, un punto danno potrebbe essere spendere un'unità. Quindi magari tac tac, ecco, abbiamo assorbito i danni. Però un punto danno si potrebbe anche assorbire ritirando un'unità già spesa in un'area adiacente e controllata. Quindi magari qua. Qui magari noi con 2 punti danno, in questo caso abbiamo l'opzione di o girarne 2 oppure girarne una e con l'altro punto tipo ritirarla. In questo caso qua noi adesso facciamo, ne giriamo 2. Loro sono stati attivati? Sì, allora addio. Cioè addio, sono spesi. Il leader, notare, resta qua perché se queste vengono attaccate lui garantisce un +1 di difesa. Bene, abbiamo già fatto, adesso tocca di nuovo il romano.
adesso il romano sceglierà di attivare quest'area qui, Women's Gate, per fare un assalto e provare a entrare qua. Quindi l'assalto consiste nel muovere l'unità dentro e eseguire un attacco. Però non è finita qua, perché quando si dichiarano le cose c'è la possibilità di giocare carte. Infatti il romano vuole giocare i Battering Rams, bella rete così per presentarsi. L'evento ci dice che può essere giocato come parte di un assalto, quindi di una sezione di mura che non ha ancora una breccia, ovviamente magari avessero già le brecce. Allora prima l'assalto tiriamo un d6, se facciamo da 3 a 6 facciamo breccia, quindi tremenda, e poi continuiamo l'assalto. Dopo vedremo in cosa consistono, cosa incide sto valore di mura, perché sono una seccatura. Però vediamo qui che il nostro simpatico amico Giudeo gioca i Firebrands, vedete, noi abbiamo fatto l'ariete, loro ci scagliano giù robe dalle mura, no? Tutte queste belle illustrazioni. Fatalità play quando gioca quando gli arieti, i Battering Rams, sono stati giocati per cancellare la carta dell'ariete, oppure possono essere anche giocate per distruggere X value di una Siege Tower magari. No, anche se non ci giocano l'ariete. Vedete che il titolo qua è in verdino, invece quello del Battering Rams era in nero. Carte in verdino è perché possono essere giocate fuori turno, infatti questa è stata una risposta, quindi vedete anche un gioco di carta dinamico. Bene, quindi ci hanno cancellato i Battering Rams, simpatici loro. Però l'assalto continua perché noi l'abbiamo dichiarato. C'è la possibilità di giocare ancora carte, ovviamente, se ne avessimo di utili. Non ne abbiamo. Quindi ragazzi, adesso qua vediamo come funziona l'assalto. Allora totalizziamo il nostro coso qua, l'attacco, il valore d'attacco, che consiste di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la somma dell'attacco, e vediamo di tirare anche 2 dadi. No, perché si tirano sempre i 2 di 6. Tiriamo i 2 dadi, abbiamo fatto un 7, quindi 7 più 8 fa 15, no? Bisogna confrontarlo col valore di difesa. Il valore di difesa cos'è? Qui è 8, no? Perché il valore più alto di difesa è 8, più, ragazzi, più 2 qua di quest'area, quindi 10, più un più 4 delle mura, quindi è 14, quindi in sostanza passa un danno solo, abbiamo fatto un danno per andarci meglio. Quindi con un danno loro cosa faranno? Così, spendono. Dato che abbiamo assaltato e la sezione di mura non aveva già una breccia, noi dobbiamo tornare indietro perché praticamente ci hanno respinto. Se però qui c'era una breccia, oppure spazzavamo via, cioè o eliminavamo o il Giudeo era costretto a ritirare tutte le unità dentro, quindi c'eravamo solo noi, potevamo restare qui, ok? Ma in questo caso qua dobbiamo tornare indietro. Ovviamente le nostre sono tutte spese, però siccome è passato un danno, quindi il nostro attacco ha avuto poco, però insomma ha avuto un effetto. Quando passa almeno un danno, e qua comincia a danneggiarsi il muro, quindi da più 4 diventa più 3, e quindi questo è stato il nostro assault. Andiamo avanti. Allora diciamo che qua adesso Giudeo la annusa male in quest'area qua, perché c'è anche una minacciosa Siege Tower qua che minaccia la storia, la situazione, quindi decide di rinforzare, attiverà quest'area qui e porterà di rinforzi magari. Ora vediamo che i signorini qua hanno 3 di movimento, quindi semplicemente fanno 1, 2, 3. Non ci sono problemi di stacking qui perché il Giudeo è 5 per area, porta qui e spende. Questa è stata la nostra attivazione. Ovviamente ragazzi, quando ci si muove non si può prendere su gente eccetera, si può lasciare giù. Comunque così andiamo avanti. Per il romano vedete che è difficile concatenare bene le cose, però il romano utilizzerà questo valore di questa carta per mettere Siege Towers e ne spara una da 3 qua, proprio così di prepotenza. No, il giocatore Giudeo adesso piacerà, fa entrare in gioco il nostro Simone qua, lo piazzerà in quest'area. Perché? Perché andiamo a vedere cosa si può fare con un leader oltre che potenziare l'attacco o la difesa. Possiamo fare un rally, non quello. Praticamente questo ci consente di rigenerare fino a 3 unità spese della stessa fazione, quindi 3 blu, quindi questi li giriamo così in modo che possano assorbire più colpi. Ovviamente lui lo giriamo perché adesso darà un bonus più 1 passivo in difesa, no? Quando attaccato.
quindi vediamo di tenere un po' qua la sigla. Boh, dai, vediamo di vedere come funzionano queste Siege Towers. Attiviamo questa area qua con il nostro impulso e tentiamo di assaltare questa area qui. Allora, cosa cambia da prima? Intanto, sommiamo la nostra forza, no? Che è un misero 7, va bene. Quindi dobbiamo tirare 2 dadi, carte non ne giochiamo, lo stesso il Giudeo non ne gioca. Quindi abbiamo un 7, dobbiamo tirare. Abbiamo fatto un 11, quindi 7 più 11, se non mi sbaglio, che ero bravo in matematica, fa 18. Andiamo a vedere qua valori di difesa, quindi vediamo che il più alto è 8. Dopo abbiamo un più 2 dell'area, che quindi andiamo a 10. Abbiamo un più 1 del nostro Simon qua, quindi andiamo a 11. E poi avremo un più 4 della nostra sezione di mura, che ci porterebbe a 15. Il problema però è che qua abbiamo una Siege Tower, una Lepoli, no, la prendicità. I valori della Siege Tower vanno a sottrarsi il valore della sezione di mura, quindi praticamente 4 meno 3, questo gli dà solo un più 1, quindi hanno un 12 e noi abbiamo 18, quindi passano 6 danni, ragazzi. Allora qua problemi, perché bisogna decidere come prendere sti colpi. Allora, una cosa che non vogliamo fare è mandare tutti via, ritirarli eccetera, lasciare il leader qua da solo, perché sto qua se muore è un disastro. Bisogna decidere come distribuire i danni. Allora, questi 6 danni possiamo fare, forse era meglio fare un 2, 3, 4, 5 e con l'ultimo ne ritiriamo una e magari potremo ritirarla qui, che dopo magari questa è adiacente a sta qua, che è un'area importante con la carta, anche se questi devono tornare indietro perché ovviamente qua c'è ancora gente, quindi hanno resistito all'assalto e sono chiaramente tutti spesi, comprese le Siege Tower, ragazzi. Però noi intanto abbiamo qua abbassato delle mura. È difficile prendere queste aree maledette. Allora, Giudeo decide di giocare questa carta per il suo evento, quindi fa per questo impulso, gioca questa carta, posso scartare il numero qualsiasi di carte dalla mia mano e pescarne altrettante, più una, quindi ottimo. Intervento divino, quindi ne scartiamo 2 e ne peschiamo 3, che male non fa. Dia con Romano, e Romano adesso decide che magari è l'ora di insistere, magari ci siamo concentrati solo qua perché ragazzi, questa qua è la città bassa, no? La parte anche più facile un attimo da prendere storicamente. Prima hanno preso questa parte qua, l'hanno rasa al suolo, hanno fatto i campi dentro e poi la città alta, vedete, è molto più difficile da fare. Oltretutto vediamo qua abbiamo anche tutto questo fiume, no? Quindi è anche difficile fare opere da sé. Infatti in queste aree qui vedete c'è questo simbolo, qui non si possono costruire Siege Towers o attaccare con Siege Towers o attaccare addirittura con le carte ariete eccetera, quindi è difficile la storia. È importante però tenere il perimetro, perché in un certo punto questi qua fanno anche sortite. È un problema se conquistano aree al di fuori, perché adesso non hanno il problema delle supply, ma questo ridurrebbe momentaneamente il livello di supply, perché aprono un corridoio, no, di respiro verso l'esterno. C'è tutta anche questa dinamica qui, e ricordate che le supply servono per poi rigenerare più unità possibili e non incorrere in problemi. D'altro canto per noi adesso queste aree qua sono anche le più sicure in cui attaccare, perché se per esempio noi attaccassimo con questi andando qui magari, no, che è goloso sto tempio d'Erode, quindi le spostiamo, se magari poi restiamo anche dentro eccetera, cioè apriamo altre unità adiacenti, capite l'attacco, cioè, anche questa è la tresca dove muovo, quando mi muovo magari bisogna prima aspettare che lui spenda altre unità prima di fare certi attacchi, invece qui siamo abbastanza parati. Adesso facciamo una mossa, tanto così vediamo un'altra carta, un'altra meccanica. Non è top farla adesso qui, anzi me la terrei, però ve la faccio vedere. E Romano gioca la Siege Ramps. Allora, questo ci indica ovviamente, vedete, che non possiamo costruirla in aree che presentano lo stesso simbolo, quelle che vi ho appena mostrato, nella parte sud della città, diciamo, e ad est. Cosa che facciamo? Facciamo proprio questa cosa qua, ragazzi. Queste rampe, ignoriamo queste mura, li facciamo vedere noi, li scavalchiamo. Andiamo a mettere uno di questi segnalini qui. E noi lo facciamo attivando quest'area, lo mettiamo qua. Perché non lo farei adesso? Perché questa ci dice che removed if played for the event, cioè questa qua per tutto il resto della partita, via.
quindi è un peccato perché questa è bella magari per prendere queste zone qua, no? E il nostro coso l'abbiamo fatto, quindi adesso tocca al giocatore giudeo. Il giocatore giudeo se lo vede male, allora vedete perché ho fatto una cavolata. Allora dice che con queste 3 qua, prima che mi attacchi lui magari mi faccia danni, perché questo ti fa ignorare il valore del muro, no? Poi vai dentro e non serve che non lo aggiungi alla difesa, e anzi poi anche se loro non se ne vanno tu puoi stare qua dentro l'area se ci sono le siege ramp, quindi molto forte. Però loro qua hanno gente con unità al lancio, vedono, fanno sta roba e li scagliano dietro di tutto, giustamente ovviamente. Noi proviamo a farlo in modo da far spendere queste unità che in un turno successivo non ci attacchino. Vedete qua hanno tutte e 3 le armi da lancio, quindi attacco 3, ci aggiungiamo il nostro tiro di dado che dovrà affrontare poi la difesa 9 e più 2, perché qua è il campo, no? Il campo romano è un po' riparata la questione, quindi un 11. Questi dadi è un 8 ragazzi, più 3, 8 più 3 fa 11, loro hanno proprio 11, quindi non passa niente, quindi è andata bene, però loro ne hanno spese. Cambia tutto qua. Quindi adesso scelte, perché quella ovvia sarebbe andare dentro qua, però abbiamo per esempio anche sti onagri in mano, quindi potremmo dire che prima ci permette di attaccare un'area adiacente con un 4 firepower oppure danneggiare le mura, che per adesso non ci va bene. Quindi potremmo magari pensare prima a fare questo attacco qua in modo poi di essere sicuri che qua va via la situazione. Però se facciamo prima questo, a parte che non è la cosa migliore, poi toccherebbe il giudeo che quindi avrebbe l'opportunità di portare truppe dentro magari e quindi rinforzare la questione qua. Quindi il tempismo delle scelte è quello che voglio farvi capire. Questi esempi stupidi di giocate non ottimali è il nocciolo della questione. Quindi via che andiamo dentro qua. Allora qua saltiamo, quindi l'assalto si fa in un'area adiacente, no? E i nostri amici qua della 10ª con unità di ausiliari hanno un attacco di 5, misero. Loro hanno difesa 7, vedete che un'unità quando è spesa ha meno difesa di quando è non spesa, quindi hanno 7 più 2 dell'area che è 9 e non hanno il valore delle mura. Il giocatore giudeo gioca la carta Inspire Leader. Questo cosa ci permette di fare? Di prendere un leader che è già stato giocato, io sto pensando proprio a te, Simone caro mio, e riposizionarlo come se non fosse in campo in un'area in cui è consentito. Noi prendiamo questo e lo posizioniamo qui. Ci dice che se questa carta è giocata durante un impulso romano, perché potremmo giocarla anche nel nostro turno per attaccare, se è giocato su un impulso romano possiamo fare solo rally e difesa. Qui c'è un miswording di questa carta qui, è l'unico che ho trovato, e ti dice può essere fatto come rally o difesa, ma quando tu fai rally poi ti dà il bonus di difesa passivo, quindi nel senso magari non hai bisogno di fare rally, fai solo difesa. Un po' di confusione, neanche proprio il miswording, forse è troppo accurata, quindi ti crea confusione. Quindi praticamente lui fa il rally che fa queste cose qua, rigenera 3 e ti dà più 1 di difesa, quindi questo porterebbe, qua abbiamo adesso un 8 e abbiamo anche un più 1 qua, quindi adesso diventa 8 più 2 10 11, già si ragiona meglio, contro un 5 più il tiro di dado. Il dado è un 7, quindi passa un danno solo e quindi ottima mossa. Però loro stanno qua ragazzi, e questa è una grande difference perché c'è la siege ramp. Allora, giocatore giudeo, la leader in pericolo. Allora vediamo di rinforzare un attimo la questione, magari partiamo da qua, attiviamo questo, 1 e 2, giocatore romano, apriamo questi e facciamo un upgrade qua di una torre da 2, andiamo a mettere da 3, intanto magari ci portiamo avanti il prossimo turno che lo mettiamo là. Tocca il giudeo fa robe furbe perché fa una sortita, sorti out. Allora vedete, possiamo fare un assalto e dopo l'assalto tutte le unità che hanno assaltato tornano nell'area d'origine,
quindi ottimo per rompere le scatole. Quindi loro hanno visto che questi stanno cominciando a costruire roba, vengono fuori per rompere le scatole, insomma, potrebbe essere, però forse è meglio farla qui invece. Attiviamo qua dal tempio della montagna, andiamo qui perché c'è già gente spesa, costringiamo a ritirarsi, che per i turni successivi magari cosa buona e giusta lì. Costringiamo magari il romano a distribuire un po' le cose, sempre per la storia che non vogliono che apriamo corridoi sanitari. Allora, facciamo il nostro assalto, quindi sono 5, ma va bene, tanto non abbiamo niente da perdere. 5 più 7 fa 12, romano ha 8 più 1 fa 9, vedete? Quindi 12 col 9 sono 3. Quindi 3 cosa fai romano? Perché allora con 3 come li spendi? Con 1 puoi ritirare, se spendiamo 3 punti in botta possiamo eliminare un'unità così, decidere di eliminare un'unità non spesa. Con 2 punti possiamo decidere di eliminare un'unità spesa, o se no con 1 punto possiamo o ritirare o spendere un'unità. Quindi è sempre anche la gestione di come assorbire i danni una cosa cruciale, perché dici vabbè ok, piuttosto mi faccio uccidere un'unità piuttosto di restare scoperto, oppure piuttosto di non spendere un'unità che poi mi servirebbe per fare una cosa, cioè è tutta una questione di pensiero qua. Vabbè, adesso noi non stiamo qua a farci le pippe, quindi magari queste 2 le mettiamo e lei la spendiamo, quindi sui nostri 3 points, e loro tornano qua perché hanno la carta della sortita, perché sennò sarebbero stati obbligati a restare qui. Il romano invece deve sempre tornare indietro perché ha la questione delle mura, no? Quando fa sti assalti qua. E invece ovviamente per il giudeo non incide niente la questione delle mura, quindi è un bel attacco così tanto per rompere le scatole. E poi questa è una zona, capite, che è poco difesa e assaltabile, e quindi rompere le scatole il romano, cioè deve riposizionarsi, perdere tempo, turni e così. Tocca a romano. Romano decide che adesso con questo va ad attaccare qui, non qui perché qui ci sarebbe più danni da fare, prova qui a vedere se va bene. Quindi bel assalto, che sarebbero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, un 10, 8 più 10 fa 18 a casa mia. Poi loro hanno 7 più 2, 9, ma c'è un più 4 col meno 3, quindi più 1 è un 10, quindi sono 8 danni. Quindi qui potenzialmente ci sarebbero più danni di quelli che potrebbero assorbire. No, la regola è che adesso non potremmo dire no, ritiriamo queste 4 unità, sono 4 danni e gli ultimi 4 sono persi. No, bisogna sempre assorbire tutti i danni possibili in qualsiasi modo. Quindi il modo per assorbire più danni, che in realtà qui sarebbero tutti, è eliminare queste 4 unità, perché ogni unità già spesa che viene eliminata assorbe 2 punti di danno, quindi 2, 4, 6, 8. In questo caso il giudeo è obbligato a eliminare questa roba. Ricordo ragazzi che perdere l'unità, a parte che è una bella rottura di maroni, ma ogni 2 unità perse a fine partita sono un punto, quindi questi sono 2 punti per il romano a fine partita. E signori, hanno fatto breccia, quindi ora questo era del controllo del giudeo, non ci sono più unità giudee ma c'è almeno un'unità romana, e quindi sono tutte spese chiaramente. Cosa succede alle sezioni di muro adiacenti? Se c'è una sezione di mura che non hanno ancora una breccia ed è compresa tra 2 aree sotto il controllo del giocatore romano, ogni sezione che si trova in questa posizione è automaticamente breached, quindi anche questa sarà un più 4, un breached. E anche questa però ragazzi è breached perché loro, cioè, non è che stanno là a guardarsi da fuori, buttano giù, no? Cioè, li controllano loro, adesso non ci sono più giudei che rompono le scatole, e anche questa le signore. E quindi sì, problemi, ovviamente non per il romano. Noi proviamo con questi 3 qua a attaccare qui a distanza perché hanno i giavellotti, quindi 1, 2, 3, bene, carte non ne abbiamo, un 5, ho fatto un 8. Non è sufficiente, mi è andata male, un 8 più 2 fa 10. Ovviamente ragazzi il fattore protettivo di un'area se ne può usufruire solo se l'unità in difesa ha il controllo dell'area, quindi in questo caso sì.
Ma in questo caso qua, se loro attaccavano loro non hanno il +2 di questo, perché questa area è sotto il controllo del giudeo. Bene, romano, tocca a te. Prova ad attaccare e andare avanti qua, dato che abbiamo un siege tower, non è che si perde qualcosa. E proviamo subito qua al tempio a bussare, vedere che ora fa. Quindi, tanto per vedere se ci va bene il dado, c'è anche questo fattore ovviamente. Abbiamo un 5 più un 7 fa un 12, loro hanno un 8 più 3 11 più 4 è già troppo, non ce la facciamo, però vabbè, tanto si generano per il romano a fine turno questi qua. Proviamo qui con loro due, attacchiamo il romano qua, faccio un'azione di attacco, qui il romano ha solo un 8 qua, un 5 più 2 fa 7, niente, non ce la facciamo neanche qua, non siamo fortunati. Tocca il romano di nuovo, ma il romano mi sa che è abbastanza a posto, provare un attacco suicida qua, fare qua, tanto per vedere se fa breccia. Abbiamo fatto un 8 più 5 fa un 13, allora hanno un 13, quindi niente. Tanto spendiamo questo, tiriamo a distanza, tiriamo qua. 1 più 7 fa 8, loro hanno 8, niente ovviamente. Bene, adesso il romano può dire io passo, perché direi che può ritenersi soddisfatto, non è che ha unità da spendere o da muovere, un'area la tiene. Qui la palla passa, e qua non si può scoprire, ovviamente la palla passa al giudeo. Il giudeo potrebbe dire adesso scarto una carta dalla mia mano, se volessi, però sinceramente sono buone, per magari fare un'altra azione, no? Una cosa buona che potrebbe fare magari sarebbe cercare di portare truppe, però non è che possiamo forse rinforzare quella parte, quella zona là, oppure con loro potremmo attaccare a distanza questi, eccetera. Però il discorso, ragazzi, è che le carte sono preziose, perché non è detto che le possiamo rivedere, ok? Cioè può essere che non le vediamo più, anche questo potrebbe capitare. Noi i mazzi non sono grandi, però ne sono pochi e c'è anche la possibilità di non rimescolare tutto il mazzo dopo. Quindi diciamo che anche il giudeo dice passo, e quindi finirebbe il nostro turn. Quindi andiamo a vedere cosa si può fare, cosa succede. La fase prima di fine turn and phase, vedete, possono scartare carte. Prima il romano, dopo il coso. Perché vuoi scartare carte? Perché magari ti sei tenuto qualche pacco, oppure il turno è finito prima di quello che doveva e dopo tu vuoi avere la possibilità di vederne di più, di pescarne di più, no? Poi si rimuovono eventuali segnalini auto-supply che sono là dal turno precedente, ma questo è il nostro primo turn, quindi niente. Poi andiamo a fare il check e i vari tiri per le supply restriction del nostro giudeo qua, quindi il Judean, e vediamo come funziona. Vediamo qua, tabellina magica. In che turno siamo? Turno 1 e 2, sì, è il nostro caso. Quindi dobbiamo tirare un D6, se facciamo un 5 e un 6 aumentano di 1. Allora, cosa può fare il romano? Se ha ancora carte in mano, è stato furbo e le ha tenute, però non siamo stati furbi, può scartare una carta per aumentare e fare un +1 al tiro del dado. E mettiamo dai che è uscito un 5 e quindi le supply restriction, vedi. Dopo andiamo a vedere quante Judean areas sono unable to refresh, quindi quanti e dove andiamo a mettere questi auto supply markers. Allora, se vediamo se le supply restriction sono a livello 1 o 2, che è il nostro caso, che sono a 2, dobbiamo tirare un D3 meno 1 area. Cosa vuol dire? Un D3 qui vuol dire che tiri un D6 e dividi a metà per eccesso. E qua abbiamo tirato un 4 diviso 2, che è un D3, no? Fa 2 meno 1 aree, quindi sarebbe 2 aree meno 1, quindi solo uno di questi vengono piazzati. Dove lo piazziamo? In un'area che vogliamo, cioè il giudeo lo piazza lui in un'area che vuole, quindi dice qua, che per il momento non mi incide perché ho già un'unità pronta, quindi se no ero costretto a piazzarlo in un'area con robe spese, queste poi non si sarebbero refreshate a fine turno.
quindi è abbastanza semplice. Vedete, questo può salire, quando sale poi è un disastro, anche nei turni successivi è sempre più difficile portare cibo dentro, eccetera. E il modo per farlo diminuire che ha il giudeo è in qualsiasi momento conquista un'area nel perimetro all'esterno della città, la controlla, questo scende di 3 immediatamente, non può mai scendere sotto l'1 però. Quindi problema anche per il romano, cioè non è che può attaccare così da tutto, perché deve stare un attimo attento a fare le cose con cura. Bravo Poliorceta com'è. Vedete, perché poi al punto 4 andiamo a refreshare tutte le unità della mappa, cioè tutte quante, a parte ovviamente quelle in aree con autosupply. Quindi il problema qua è del giudeo, perché il romano qua le refrescia tutte, vabbè, insomma, non stiamo qua adesso, facciamo finta che l'ho refresciato. Poi il romano può rimuovere siege towers dalle sue aree controllate. Perché lo vuole fare? Perché questi segnalini qua sono contati, quindi se tu hai ci sono solo 2 siege tower da 3, se ne hai una qua e tutte e 2 qua e ti servono dall'altra parte, qua è il modo di rimuoverle. Ragazzi, poi il romano riceve i rinforzi, allora ne riceve intanto 6. I rinforzi dove vengono? Ma dei nostri 4 camps, no? Qua intorno, i nostri 4 accampamenti. Li mettiamo in un'area adiacente, quindi magari da qua possono uscire, questo può uscire qua o qua, ovviamente dal lato fresco, quindi magari possiamo anche dividere, mettiamo 2 qua, dopo qua 3, 4, 5, 6, là, avete capito insomma la storia. Vorrei farvi notare che esistono anche le unità di cavalleria. Questi ovviamente non possono assaltare le mura così, che non sono breached, cioè ragazzi, questi vanno, non si arrampicano, quindi servono solo per presidiare o per attaccare direttamente in aree libere, così. Dopo vedete c'è il check che se il romano controlla l'area 22-27 ha immediatamente vinto, vabbè, ma tanto per ricordare. E poi si verificano i punti vittoria alla fine del turno. Allora each player, un giocatore che controlla l'area 22 o la 27 guadagna un victory point. Quindi 22 e 27 sono le 2 aree chiave, no? Sono tutte e 2 del giudeo, quindi 1, 2 victory point. Poi il giudeo controlla l'interezza della città, non più, perché il romano ha preso questa, se no il giudeo faceva un altro victory point. Poi vedete si fa il check che il giocatore romano guadagna un punto vittoria per ogni leader giudeo che non è stato piazzato sul tabellone questo turno, però sono stati entrambi piazzati. Dopo questo cosi si rimuovono e tornano disponibili per il prossimo turno da piazzare. Punto 10, a questo punto il turno finisce, se non è il turno 8 avanziamo il nostro turn track. Qua si dice poi che al turno 8 scarichi tutte le carte, ci sono delle carte che si triggerano quando scartate, sono le Escape the Siege card. Bene, adesso inizierebbe il nostro nuovo turno. Prima roba che si fa, si vanno a pescare carte in base, no, se lo dice il nostro turno, quindi 3 e 6 per il romano, però il giudeo, ricordiamoci, ha questo e questo. Per esempio in questo caso il giudeo ne aveva già 2 in mano, quindi le porterà fino al limite di carte, quindi ne pesca solo 3, perché dovrebbe andare a 5, no? 3 del turno più i 2 delle aree. Una cosa molto importante, ragazzi, molto importante: se qua nel vostro mazzo di pesca avete meno carte di quelle che avreste dovuto pescare, quindi magari diciamo dovete pescare 6, qua ce ne sono 5, non pescate queste, non le pescate, invece rimescolate queste, le rimanenti e gli scarti insieme, e poi pescate in questo caso le 6 abbiamo detto. Questo perché è fondamentale? Perché c'è la possibilità che voi alcune carte non le vedete proprio per niente in tutta la partita, ok? Se invece fate il contrario, così è un cavillo di regolamento, però ha molto senso, è importante. Alcune carte potrebbero non apparire mai, magari voi ci fate conto che le vedete tutte, quindi attenti a sta roba. Comunque dai, adesso bene o male vi ho spiegato come si gioca, mi ho fatto anche due sciocchezzine così, tanto per fare 2 tiri di dado e sollazzarci. Spero sia stato abbastanza chiaro, magari utile o magari solo per curiosità, perché il gioco dai è semplice, ma non così semplice da giocare come sembrerebbe. Vediamo che bella mappa, mi piace.
so perché mi piace sta mappa. Dai, questo era Storm over Jerusalem, io sono stato James, questo era Winter Quartering, mi raccomando iscrivetevi al canale, fate i bravi, che se no domani mattina vi trovate una rampa da sedie vicino alla finestra quando vi alzate e insomma chi viene dentro sicuramente non avranno le migliori intenzioni. Dai, state bene, ci vediamo alla prossima, fate i bravi. Ciao.